Ciao a tutti e benvenuti su Fiore di Ciliegio. Oggi parliamo di due primi volumi che ho letto ultimamente, sono delle nuove uscite degli ultimi mesi, insomma non proprio recentissime, ma ho avuto modo di recuperarle e leggerle adesso e stiamo parlando di Sunset Light e Shirayuki dai capelli rossi. Questo non sarà un video recensione perché io ritengo che per fare una recensione bisogna aver letto l'intera opera. Saranno semplicemente le mie prime impressioni e direi di partire proprio da Sunset Light. Shoujo completo in 5 volumi, da noi sta ancora uscendo, non so l'ultimo se arriverà proprio in questo mese o a settembre. È di Maki Usami, di cui abbiamo diverse opere edite da noi, tra cui Love Button. Il prezzo è di 5,50 a volume e si tratta di uno shoujo scolastico. Il disegno lo conoscevo già, avendo già letto appunto Love Button, ed è veramente super carino. Si sposa benissimo con questo clima, anche col fatto che i protagonisti vanno in terza media. E la nostra protagonista è Chinami, questa ragazza che vediamo in copertina. Insieme a suo padre si trasferiscono in un nuovo appartamento, per scoprire poi che la nuova fidanzata del padre vive nello stesso appartamento. Di conseguenza è un modo un po' per avvicinare le due famiglie al fine magari di unirle un giorno. La protagonista quindi avrà modo di conoscere la donna di suo padre, ma anche la figlia di questa, e decide che dovrà giudicarle per capire se è il caso di formare una famiglia con loro o meno, per capire se può legarsi a loro o se suo padre dovrà lasciare questa persona. E così Chinami incontra Kazune, che è appunto la sua nuova futura sorella. All'apparenza molto diversa dalla protagonista, ma in realtà le due trovano un punto di incontro presto, pur non andando subito d'accordo, però capiscono di avere qualcosa in comune. In più conosce questi due ragazzi, due fratelli che sono i vicini di casa di Kazune, quindi anche i suoi amici d'infanzia, e quindi abbiamo subito l'idea che i personaggi principali siano loro quattro. Abbiamo anche già qualche indizio su come vogliono andare poi le cose a livello sentimentale, ma sinceramente dal primo volume ancora non saprei dire con sicurezza. Interessante il fatto che la protagonista ha proprio un caratterino. Quando una cosa non le va bene, lei non si preoccupa, lo dice in faccia, attirando su di sé le antipatie di diverse persone. Quindi è molto bello vedere come interagisce con queste persone che entrano a far parte della sua vita, anche perché cambiando casa si trova a dover cambiare anche scuola, a interagire con i nuovi compagni di classe e la scuola sarà la stessa di sua sorella e di uno di questi due fratelli. Quindi questo primo volume molto bello, a me è piaciuto molto, mi ha fatta già entrare in sintonia con i personaggi, con la protagonista che appunto per ora mi piace molto. Poi sembra una storia molto semplice, scolastica, romantica, un po' classica, con questo tema iniziale del padre che appunto ha quest'altra donna, vorrebbe sposarla, e della protagonista che si ritrova ad avere questa sua futura sorella. Quindi partiamo da un tema interessante, non è la solita storia d'amore e basta. Poi c'è un po' questa cosa dello studente popolare, se ti ci avvicini tutte le ragazze ce l'hai contro, che è molto un classico. Però non so poi dove si andrà a parare con questa cosa, anche perché alla nostra protagonista non frega niente e se deve arrabbiarsi e urlarti contro davanti a tutti lo fa, perciò non è una che si lascia intimidire. Quindi niente, un primo volume non solito, noioso, bello, molto carino, molto... non lo so, se cercate uno shoujo scolastico o comunque vi va una lettura di questo tipo, perché no? Sembra veramente carino, poi saranno soltanto 5 volumi. Quindi Sunset Light per ora assolutamente promosso, mi è piaciuta molto questa lettura super delicata, carina e anche divertente comunque per il modo in cui si comporta la protagonista e come interagisce con gli altri, quindi sì, veramente molto carino. Parliamo adesso invece di Shirayuki dai capelli rossi. Questa è una serie in corso, non so in Giappone quanti volumi siano usciti, però penso che possiamo aspettarci una cosa abbastanza lunga. Non avevo mai letto il manga, ma ho già visto l'anime diversi anni fa, perciò era uno di quei manga che speravo annunciassero. A costo di averlo l'avrei comprato in inglese e ero sul punto di farlo. Quindi sono contenta che l'abbiano annunciato, che appunto sia arrivato anche da noi. Shirayuki è quella storia che
Inizia in modo interessante perché c'è il mondo medievale, forse anche un po' fantasy, e con queste premesse a un certo punto più avanti ci ritroveremo con uno shoujo romantico veramente bellissimo che stranamente quando si parla di anime di questo tipo non è mai tra quelli consigliati. Di solito ci si consiglia sempre i soliti shoujo scolastici, sono sempre quelli, e tipo Shirayuki che è bellissimo, non me lo consideri? Quindi io so che si arriva a un punto dove è veramente veramente bello a livello di romance tra i protagonisti, però questo per dire che l'inizio è stato molto molto debole. Non lo so, non me l'aspettavo così, non so se anche il fatto che ho già visto l'anime, quindi conoscevo già le vicende e magari per questo non mi ha entusiasmato più di tanto, però non è stata questa lettura eclatante, appunto, non so se perché conoscevo già cosa sarebbe successo. So che la storia diventa bella e quindi di sicuro andrò avanti, però non è una delle mie priorità di questo periodo. Ma di cosa stiamo parlando? Shirayuki è uno shoujo romantico con questi elementi un po' storici fantasy. Questo primo volume veniva a 2,90 € perché c'era l'offerta se lo si prendeva in fumetteria in edizione limitata, però non vi so dire adesso i singoli volumi quanto vengano, non lo so perché ho solamente il primo. E la nostra protagonista è appunto Shirayuki, questa ragazza dai capelli rossi che proprio per questo motivo viene scelta come concubina del principe. Ma lei è un erborista, ha il suo negozio, ha la sua vita e non vuole che siano gli altri a scegliere per lei. Perciò si taglia i capelli, glieli lascia lì nel negozio legati con un nastrino e se ne va, sapendo che appunto sarebbero arrivati a riprenderla e portarla a palazzo. Mentre si allontana dal regno, incontra questi altri personaggi, tra cui Zen, che la salverà perché questo principe non si è dato certo per vinto. Ma in questo modo scopriamo che Zen in realtà non è un ragazzo qualunque che cazzeggiava nel bosco, ma è il principe di un altro regno. E da questo momento in poi Shirayuki e lui diventano amici, lei andrà a vivere nel suo regno e si vedranno spesso, col fatto che poi lei decide che vuole diventare un erborista di corte, quindi la vedremo sostenere l'esame per diventarlo. Tutto il contesto mi è sembrato veramente molto debole, con la situazione iniziale che non viene spiegata ma ci serve solo per far scappare via la protagonista così che incontri Zen e va bene. Però poi lei si lega a lui e si capisce che non gli si vuole allontanare, vuole fare qualcosa che la mantenga vicino a lui. E boh, sinceramente dall'anime mi erano sembrate migliori le sue motivazioni, non lo so, perché non è che c'è l'amore a prima vista, no, è tutta una cosa molto lenta, o almeno io così me la ricordo. Sono semplicemente amici, ma lei si fissa che deve stargli vicina. Ok. Boh, mi sono sembrate tutte un po' delle forzature neanche tanto giustificate. Va bene, capisco che lei adesso sia da sola in questo nuovo regno e loro siano suoi amici. Però boh, mi sembra un po' troppo, considerando che lui è un principe e ha i cavoli suoi da fare e lei pure potrebbe mettersi a fare altro, non lo so. Insomma, col fatto che non si tratta di un amore a prima vista che devono portare avanti a tutti i costi, mi è sembrato un po' assurdo trovare che a forza dovessero succedere queste cose. Con lei che gli dice: il motivo per cui ho deciso di venire qui è che volevo vedere in che modo tu vivi in questo regno, perciò troverò il luogo in cui realizzare questo desiderio. Quindi c'è proprio una forzatura perché, boh, lei vuole restare vicino a lui e quindi a tutti i costi resterà vicino a lui, punto. Non lo so, boh, dall'anime io me lo ricordavo molto meglio questa cosa, che qui è poco giustificata, mi sembra molto, molto forzata. Però comunque il primo volume io so che dopo diventa bello, perciò non bocciatelo al primo volume. Tra l'altro Shirayuki fa parte di quelle protagoniste di shoujo che hanno un carattere interessante, forte, che non sono sempre le solite protagoniste un po' indifese, piatte, non lo so. Già nel primo volume la vediamo usare le sue conoscenze appunto di erboristeria per tirarsi fuori da un grosso guaio, per reagire, insomma non aspetta di essere salvata, ma cerca un modo per tirarsi fuori lei dai guai. In più, e lo vedremo meglio dopo, ha proprio questa intenzione a imparare il più possibile da ogni cosa che le capita e da ogni opportunità. E questa è una cosa interessante che la caratterizza moltissimo. Quindi è un bel personaggio ed è una bella storia.
ma da questo primo volume non emerge e ci sono un po' rimasta male, perché boh, avendo già visto l'anime sarà che mi aspettavo molto di più. Quindi, tirando le somme, di Sunset Light ho già ordinato i prossimi perché voglio andare avanti al più presto, mentre per quanto riguarda Shirayuki dai capelli rossi aspetto e do la precedenza ad altre cose, visto che comunque queste due non sono le uniche serie che ho iniziato in questo periodo. Tra l'altro sono entrambi volumi abbastanza grossini, soprattutto Shirayuki, che però sul finale contiene una storia in più, un capitolo extra che non riguarda i personaggi della storia principale, ma altri personaggi più nei giorni nostri. Si capisce che è una storia di tempo prima, perché il disegno è più acerbo, e per quanto semplice è anche molto carina, però non occupa molto spazio. Cioè, vedete, se noi consideriamo soltanto la storia principale, è comunque bella consistente. Questo per dire che molto spesso nei volumi 1 sono infilate tutte storie extra buttate dentro a caso per aumentare le pagine, però in questo caso, ok, anche se aumentano le pagine, il volume poi è bello consistente, però lo era già, perciò non mi posso lamentare. Io penso di avervi detto tutto a riguardo, fatemi sapere anche voi se avete iniziato queste due serie o anche una delle due e cosa ne pensate, se vi stanno piacendo, le continuerete. Probabilmente prossimamente vi porterò un altro video prime impressioni su altri due volumi, quindi fatemi sapere se questo vi è piaciuto, se vi può piacere l'idea. Questo era tutto, vi invito a fare le solite cose, quindi mettere mi piace, commentare, condividere il video per far conoscere queste opere anche ai vostri amici, iscrivervi che siete i benvenuti su Fiore di Ciliegio, vi saluto e se vi va ci vediamo sempre qui con il prossimo video.